Migliorare se stessi fino ad arrivare all'eccellenza. Ecco il segreto di Yukihira Soma. Food Wars è un anime leggero e divertente, ma tra una risata e l'altra e una sfida e l'altra si può vedere il profondo impegno che ogni ragazzo e ragazza ci mette per raggiungere il proprio obiettivo, ossia il diventare un cuoco d'élite. La crescita di tutti è davvero fantastica, ma quella che abbiamo ammirato più di tutti è proprio quella di Yukihira Soma, vero? Vediamo brevemente la sua storia. Yukihira nasce in una piccola trattoria a gestione familiare e ammira il padre per le sue capacità in cucina e di giorno in giorno continua a sfidarlo per cercare di arrivare al suo livello e superarlo. Migliorare e migliorare ancora. Questo è quello che Yukihira fa ogni singolo giorno. Vuole diventare il migliore e si impegna al massimo per realizzare questa sua visione. E anche tu, come lui, probabilmente avrai una visione, un sogno nel cassetto, un obiettivo che vuoi assolutamente realizzare. E allora, oggi parliamo proprio di questo, di quali sono le 3 parole chiave per raggiungere l'eccellenza. E siccome in questo canale parleremo sempre di crescita personale and company, se ti interessa l'argomento ricordati di iscriverti e attiva anche le notifiche cliccando sulla campanellina. Tornando a noi, passo numero 1, passione. E insomma, se vuoi riuscire ad eccellere in qualcosa, fai almeno che quella cosa ti piaccia. Siamo stati tutti a scuola, lo sappiamo quanto è difficile concentrarci e studiare un argomento che non ci piace o non ci interessa. E invece, studiare e sperimentare per una propria passione è un piacere, non un impegno. Immergerti per ore in un'attività che davvero ami è veramente molto facile. Ad esempio, quando vedi un musicista che passa ore e ore sulle sue composizioni, o come quando vedi un pittore che sta lì a curare ogni minimo dettaglio, o come te quando giochi ai videogames. Le ore passano e nemmeno te ne accorgi. Alcune ricerche hanno proprio stimato un numero di ore necessario per riuscire a diventare esperti in una specifica materia. E questo numero di ore è 10.000. 10.000 ore di studio e pratica deliberata. Praticamente è un lavoro full time per 5 anni. Capisci perché ti deve piacere? Se non ti piace, 5 anni di lavoro full time è davvero da spararsi. E se non ti piace il tuo lavoro lo sai bene. Mentre se quello che fai è una tua passione, 5 anni ti volano. Quindi, per riuscire ad eccellere, la tua passione deve occupare tutta la tua mente. Un po' come i Kumimito con la carne, o Akira Hayama per le spezie. Insomma, questa è la base di partenza. Vuoi eccellere in un campo? Quel campo per te deve avere la massima importanza. Parola numero 2. Perseveranza. Insomma, dicevamo 10.000 ore, mica le raggiungi dopo domani. Anzi, ti ci vogliono 5 anni. Quindi direi che la perseveranza è essenziale. Devi sapere che la più grande percentuale del fallimento dei progetti dipende dal fatto che quel progetto non è stato portato avanti abbastanza tempo per dargli l'effettivo tempo di svilupparsi e crescere. Perché, per quanto possa non piacerci, nulla è immediato e la maggior parte delle cose richiede molto tempo. Guardando Food Wars lo avrai capito. Ci sono alcune ricette pronte all'istante, mentre per altri ci vogliono giorni e giorni di lavoro. Giorni per un unico piatto, o addirittura giorni per una parte di esso. Eh sì, perché devi affumicare, fermentare, marinare, cuocere e roba varia. E queste cose non richiedono 3 secondi, hanno bisogno del loro tempo. E poi devi avere anche la pazienza di assaggiare il piatto e rifarlo quando ti rendi conto che ti è venuto male. Prendi e lo rifai, ti eserciti, continui a farlo e rifarlo finché non ti viene bene. E quando ti viene bene, lo fai ancora, per renderlo migliore fino a che non diventa la tua specialità. Avrai capito il ruolo della perseveranza in tutto questo. Ci saranno momenti facili in cui ti risulterà naturale impegnarti nel tuo progetto, ma ci saranno anche momenti più difficili in cui sarai stanco, sarai demotivato, non avrai voglia, ti sentirai scoraggiato, avrai fallito e non vorrai più fallire. E in quei momenti pensa a Yukihira e alle sue quasi 500 sfide che ha perso contro il padre, ma al suo continuare a sfidarlo. Oppure pensa a tutte le sue varie sperimentazioni immangiabili a base di calamari. Il suo percorso è disseminato di fallimenti, ma lui non molla. Anzi, in una puntata dice proprio di aver acquisito l'esperienza del fallimento. Perché anche il fallimento è importante, non è una macchia sul tuo percorso, anzi è un passaggio essenziale del tuo percorso. Addirittura ti insegna di più un fallimento che una vittoria, perché il fallimento ti spinge a riflettere su quello che hai sbagliato e di conseguenza a migliorarti. Quindi persevera, tieni duro e non mollare davanti agli ostacoli. Ora, ultima ma non ultima parola, la creatività.
Vogliamo parlare della capacità grandissima di Yukihira, ma anche degli altri ragazzi, di mescolare vari ingredienti strani per dare vita a qualcosa di spettacolare. È incredibile, no? Con la loro cucina non trasmettono solo il sapore, ma trasmettono anche le emozioni legate al piatto. E questo grazie alla loro creatività, la loro capacità di creare qualcosa di innovativo. E se pensi di non essere una persona creativa, non disperare, perché, contrariamente a quanto si pensa, la creatività non è solamente una capacità innata, ma si può tranquillamente sviluppare. Ne parleremo in un futuro video. Per darti un accenno, comunque, non ti basterà fare pratica come fai con tutto il resto delle abilità, ma avrai bisogno di fare qualcosa in più. Devi riuscire ad entrare in contatto con il tuo mondo interiore e trovare un modo per esprimerlo, per esprimere la tua unicità. Insomma, ci dovrai mettere il cuore e imparare a lasciar fluire le emozioni in quello che fai. E te lo dico io, che sono una persona estremamente analitica, quindi se ce la faccio io, ce la fai anche tu. Insomma, l'eccellenza non è una cosa facile da raggiungere, ti servirà tanto tempo e tanto impegno, però non è nemmeno irraggiungibile. Ti basterà partire ad avere passione, perseveranza e creatività. E pian piano potrai avvicinarti sempre di più a questo tuo grande obiettivo. Fammi sapere se questi consigli ti sono stati utili e se vuoi conoscermi meglio o rimanere in contatto con me, in descrizione trovi il link del mio blog e dei miei social network. Noi ci vediamo tra 2 settimane, sempre di mercoledì, quindi iscriviti al canale e ricordati di attivare le notifiche cliccando sulla campanellina per non perderti nuovi video e rendere la tua vita migliore grazie alle tue passioni. 合わねえ。ゲソとピーナッツバター。笑うわ。もうまずすぎて。